Benvenuti a questa sessione di Venere. Ciao Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, allora la vedo e vedo proprio che in questo, come se fosse in eh, potrebbe essere una specie di tempio sotterraneo, circolare, e lei è in mezzo, ci sono vari tipi di energie, interferenze disincarnati così, che la tirano. Che la tirano da tutte le parti. Ok, quindi quello che mi fa vedere è che è proprio in balia di tutte le energie, proprio in balia di tutte le energie, non... Disincarnati e non, no? Sì. Va bene. Questo è il mondo, è il luogo della semplicità. Mhm. Io sono Sam e tu Plice. Va bene. Zio Sam, abbiamo bisogno di te. Va bene, ti dà Ta-ta-ta. l'autorizzazione? Esatto. Tu sei Plice però, eh. Mhm. Mi sembra un po' pulce. Sono bassa, quindi... Non è vero. Elena è alta 1,82. Mm. Senza tacchi, coi tacchi 1,85. Per la gioia del suo compagno che è alto Ma... 20. Ma Ma... ti dà l'autorizzazione? Sì. Venere, sorta dalle acque. Mhm. Come la vedi al di là di tutte queste mani che la tengono? La vedo che, tolte diciamo queste energie che la tengono, no, che se la vogliono come se la volessero, assorbire, no? Mhm. Se togliamo tutte queste mani e queste energie, la vedo che invece lei è in grado di vivere in una, diciamo, in una dimensione, eh, la vedo vivere in una dimensione energetica con tutte le sensazioni, multidimensionale, che è in grado, cioè quindi le energie che vogliono prendere sotto, Mhm. ok? Lei è in grado di invece di armonizzarle con tutte le dimensioni intorno a lei, quindi con tutto l'ambiente, quindi suoni, vibrazioni, molecole, no? Cioè la vedo proprio immersa in tutta la natura, tutte le dimensioni intorno, con tutti dei colori, delle onde uniformi. Mhm. Ecco. Va bene, partiamo dalla vibrazione. 32 miliardi, Consapevolezza. 151, Anima spirito. 37, 63, Vite precedenti. 2015, Cervello. 10.3. Bene, 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 valori alti. Subito, entità eteriche.
Allora, c'è una mantide che però è collegata al secondo universo da questo. Un Elohim. Un Elohim. Sì. Elohim. Mhm. Come lo vedi l'Elohim? Lo vedo, questo Elohim lo vedo allora. Ha una... A parte che si presenta come se fosse su un tappeto volante di terreno, però. Mm? Mhm. Con le gambe incrociate, ha le sembianze tra abbastanza umanoidi nel viso, ok? Mhm. E poi ha una protuberanza qua che è tipo un sole, tipo una corona a sole, di colore però rosso. Ma come la divinità egizia? Oh, non mi ricordo com'è, ma... Vabbè, non è così No, importante. infatti... no. Altre eteriche. Ok. Mm, secondo me è tipo un altro piccolo demone. Mm, Ale, sì. poi? Eh, poi c'è un falconiforme e un grigio. Basta. E DL. 2. Mentali. Allora, una di livello 3 e una di livello 5. Mhm. Allora, l'entità di livello 5. Allora, fa sì che lei veda e percepisca a livello di pensiero, ok? Mm, solo una parte, come se mm, quello che lei percepisce dall'esterno a livello di Matrix, ok? Anche quello che dicono le persone, soprattutto quello che dicono le persone arriva a metà. Mm. Mm. È quasi come se le parole delle altre persone venissero filtrate e a lei rimane solo la metà di quello che viene detto. Quindi la metà direi, cioè come se arriva fino a un certo punto e poi più giù non va. Quindi è come se non riuscisse a capire le persone. Mm. Mhm. Non so se sono riuscita. È proprio un blocco, cioè vedo come se venisse messo un- Uno una- schermo. uno schermo nero, ok, a un certo punto. E quindi è bloccata rispetto all'esterno. Questa è la 3. No, la 5. 5. La 3, 5, 5, 5. Mm. Sì, la La 3? 5. La 3 la vedo rispetto a... allora, la vedo rispetto alla parte lavorativa. Sì, allora, quello che è come se andasse su un'onda, la facesse andare su un'onda. Ok, quindi su
e poi tanto quanto su, tanto giù. Quindi proprio a livello concreto, senza un motivo, cioè vedo senza un motivo che è evidente, quindi senza un motivo logico, a volte ehm, ha dei lavori che sono molto soddisfacenti, anche a volte anche a livello economico, poi tutto d'un colpo, tutto silenzio, cioè non lavora oppure ha dei lavori poco soddisfacenti e poco remunerativi. Ok, vedo proprio questa cosa qua. E questo è l'entità mentale di livello 3 in collaborazione con la Mantide e un EDL per far sì di tenerla a una certa vibrazione sempre. È molto difficile Venere da Interferire. da interferire e controllare, sì. Ne approfittano con la sua capacità di percepire completamente le energie delle altre dimensioni e quindi ogni tanto riescono a prendere delle vibrazioni a loro consone e ci si infilano per interferirla. Venere è pericolosa, va Mhm. fermata. Mm. Questa però è una vecchia visione. Venere pericolosa va fermata, sono visioni, è una visione di cattivi, sono cattivi, brutti cattivi, noi siamo qua, devo liberarmi dagli impianti, dalle entità. Invece è Venere che ha voluto tutto questo, per fare un salto, per Mhm. capire delle cose, per arrivare a oggi. Mhm. Sì, L'abbiamo scoperta la sua PS, no? sì, Ci dice un bravo, visto che abbiamo scoperto una delle cose più importanti che si grazie. potevano scoprire. Dice grazie. La PS dice grazie. Gli altri sono fermi a Rettiliano, togli gli impianti, oddio sono tornati. Noi abbiamo capito che quelle sono robe che vogliamo noi. Mm. Sì. Non è poco, eh? No, no, infatti assolutamente è la soluzione. Ok, quindi domanda alla PS di Venere, chi è il Mhm. capo? Chi comanda? Venere Quindi è lei e la io. PS. Sì. Quindi esiste una missione, quindi qualcuno ci ha dato una missione, qualcuno ci comanda. No, Chi è che ci dà la missione? io. Ok, qual è la missione? No, no, una missione. Io faccio un'esperienza Ok. insieme a Venere. Allora prendiamo un portale, lo apriamo, dentro c'è l'oblio e ci buttiamo dentro la parola missione, perché non se ne può più di missione. Non siete soldati, non siete lì che prendete gli ordini da. La missione non esiste, se non accendere il cervello. Ecco, questa è la missione. Mhm. Attaccare i cavetti. Qua dietro ci sono tanti jack vuoti, bisogna attaccare i cavetti. Mhm. C'erano dei cavetti staccati? Domanda stupida. Io direi più Più? che sono tutti attaccati, tutti, e lei li accende tutti assieme, no? Quindi Ok. dovrebbe imparare a... Albero di Natale. Troppe Mhm. luci. Mhm. Tanto lei Venere ride. Ride e felice. Va bene, apriamo un cinema. Il Mhm. cinema. Ci mettiamo dentro il fratello, l'ex e tutti quelli che vogliono venire. Di famiglia, colleghi, amici. Tutta la famiglia ovviamente, la pecora nera, blah, blah, blah. Vabbè, ce ne frega niente, viva essere la pecora nera, vuol dire che sei col cavetti più attaccati degli altri. Mhm. Chi si presenta? Vediamo il fratello. Fratello, allora, il fratello Sì, sì. continua a spostarsi,
c'è un motivo, lo dico magari dopo. Allora, è in prima fila, ma poi si sposta dietro, poi torna in prima fila e poi si sposta dietro. È come se, cioè vedo che è come se ci fosse la compagna del fratello che da fuori lo tira indietro e poi lui arriva avanti. Ok? La compagna vuole venire? No, fuori. No, Ok. ci penso, anzi, Il dovrebbe fratello tirare è fuori. chiamato a una decisione, a tirar fuori le palle, a decidere se entrare o uscire. Io i tira e molla non li voglio, o entra o esce. Se entra, vede e impara, se esce, se ne sta con la sua compagna. Non può fare diversamente che entrare. Ok, Gli va in prima fila. ok, perché non la ritira più indietro la compagna? Non Ha, lo ha tagliato, tipo, ha tagliato il filo. No, no. Fa sempre bene tagliare ogni tanto, eh. Giusto? Assolutamente sì. Ok, poi l'ex È tipo in quarta fila. c'è. Sì. Ok. Lo zainetto con dentro la PNL lo lascia fuori, però. Ah, quell'ex lì, no? L'altro, quello Quell'ex no. lì. No, no, Ah, l'altro è disincarnato. allora è quello. Infatti. Ah, è giusto, allora è quello lì. Ok, PNL fuori, sì. Vedevo Ci, l'ex re- lì, infatti, perché... Ci resta lo stesso? Sì, sì. Ok. Mhm. È Fa- curioso di vedere che Famiglia? cosa fa lei. Allora, in fondo, ultima fila, a metà fila c'è la persona con cui lei collabora spesso. Ok. Mm, Quello con cui collabora. mm, Mhm. sì. Interferito? Mm. Allora, interferito sì, gli prendono un sacco di energia, quello sì. Se no andrebbe chissà dove. Lo usano tantissimo, anche a livello concreto, vedo. Mhm. E ho visto anche chi, vabbè. Venere, tu hai papà, mamma, vivi, no? Ti chiamo? Sono in fondo, seduti in fondo. Ok. Fratello, altri fratelli, sorelle? No, ok. Va bene, cinema, diciamo tutti lì. Impianti. Allora, sì, ha questo impianto mentale che allora è un cerchio, ok, con due collegamenti verso le orecchie e due collegamenti verso gli occhi, che fa sì che appunto quando lei si relaziona con qualcuno a un certo punto venga proprio oscurata la comunicazione, quindi a lei arriva la metà. Mm? Mhm. Ehm, allora, aveva, non ha più un impianto qua con cui le facevano delle abduction, vedo proprio sospesa, era in questa base spaziale, la tenevano sospesa e da lì facevano proprio un canale energetico sia sopra che sotto per prendere la sua energia. Però quello è riuscita a eliminarlo da sola. Mhm. Sì, allora, a livello qua, diciamo più o meno appena sopra l'utero, che ha questo cerchio, che è un cerchio che blocca, è come se stringesse e chiudesse, ok? E è collegato a questo, è collegato all'Elohim, che è collegato al suo ex anche tramite la PNL. L'ex, non il disincarnato, quello No, vivo. mm, Va bene.
Beh, chiamiamolo disincarnato così e vediamo di chiamare anche, e chiamiamo anche tutti i disincarnati a cui lei adesso è connessa, come corpo, come luoghi, come tutto, visto che ne aveva tanti, no? Quando hai Mm, visto l'immagine iniziale. mhm. Sono tanti sì. Chiamiamo l'ex compagno Mhm. disincarnato. Iniziamo con lui. Sì. Come mai? Allora, è rimasto nella sofferenza prima che morisse, cioè vedo che era sofferente di suo, tanto sofferente e mm, era collegato a Venere perché le vibrazioni di Venere lo aiutavano a sopravvivere, lo aiutavano a essere più leggero e quindi quando si sono lasciati lui era molto arrabbiato perché non aveva più questo supporto. È attaccato ancora a quella sofferenza. Dica. Ok, con la Vic si alleggerisce molto e vede e- che quell'esperienza di sofferenza era una zavorra nera pesantissima. Mm. Adesso, dice, adesso sono in grado di riconoscerla e di non farla più. Mm. Sua. Sì, Nella vita c'è anche la consapevolezza che non ha una missione, che sì. non è identificato come uomo Mm. ex di Venere, ma è identificato come anima. Sì, 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 sì. Vede proprio, Aveva, sente la neutralità. Mm. aveva una parte eterica, va bene essere neutrali, però era comunque collegato a Venere, alla quale può adesso lasciare un messaggio. Quello che gli viene da dire, da lì vede, mm, può essere, dice, posso darti questa cosa che vedo che può esserti di aiuto, ok? Che quell'esperienza di agganciarsi a vibrazioni così pesanti come la mia, dice, la puoi ormai l'hai metabolizzata, nel senso l'hai fatta e se tu la guardi, dice, la riconosci e ti puoi sganciare e da qui puoi essere libera per avere delle relazioni soddisfacenti e piacevoli. Ok, che lo dica lui non è così importante, questo adesso lo faremo dire alla PS di No, Venere. infatti, esatto, no? Se lo riconosce è facile per lei, ecco. Siccome si sembra di capire che si sono lasciati non bene, no? Lui le ha augurato Mm. i peggiori compagni possibili e immaginabili. Vuole dire qualcosa al riguardo? Non aveva visto appunto che era la sua sofferenza e scaricava la colpa su Venere perché lei era tanto di supporto per lui. Erano fiamme? No, Anime gemelle? no, Avevano vissuto tante vite, hanno vissuto tante vite insieme. 5. Ok, portale aureo, lo salutiamo. Mhm. Poi chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Venere, anche quelli che non conosce, tutti nel portale aureo. Se c'è qualcuno di questi parenti che è connesso adesso a Venere, ai suoi luoghi, oggetti, lo rimarchiamo.
Ci sono 3 prozii, ma anche di quarta generazione indietro. Un cugino da parte della mamma. Mhm. Dove erano attaccati? Allora, gli zii li vedo attaccati a una casa di famiglia, che forse poi è stata venduta, ma loro erano ancora lì e quindi è come se sentivano l'apertura energetica di Venere, quindi andavano a, come a chiamarla. E, il cugino che era da parte appunto, era un cugino di sua mamma, sembra. Mhm. Mm. Era invece collegato alla zia di Venere, no, alla zia della mamma di Venere, scusa, quindi alla mamma di questo cugino. Ehm, e quindi era lì, in quel luogo dove c'era stata sua mamma. E chiamava Venere per aiutarlo a liberarsi da questa cosa. Cioè, non è consapevole la cosa, è come se venissero attirati da un'energia ehm, che può essere più conosciuta. È strano cioè, difficile da spiegare, no? È come se l'ultima situazione che hanno vissuto abbia un pattern energetico, ok? Mhm. E se rimane nel filone familiare, è come se ci fosse un corridoio energetico da loro riconosciuto e quindi da lì, da dove sono bloccati, arrivano a Venere perché vedono questa energia che sentono. Ecco. Mm. Ok, tutti via. Mhm. Ci sono altri disincarnati? E attaccati a lei, oltre a questi familiari, ce n'erano 230. Davvero. Mm. Sono andati? Sì. Allora, chiudiamo il portale aureo e andiamo subito a vedere la causa esoterica di questa grande attrazione nei confronti dei disincarnati che non ho mai visto in vita mia. Mm. Una calamita. Perché Venere è una calamita? Mm. Altra domanda, da quando? Da sempre? Dal 2010 quando hai iniziato con Reiki? Sì, 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 dal 2010 quando ho iniziato con Reiki perché è come se avesse tolto un filtro che era di tutto il corpo, ok? Come se ci fosse stata una barriera che separava lei, Venere, corpo e tutto dalle altre dimensioni, no? Quindi da tutte le energie Mm. possibili e tolto completamente. Quindi, tolto completamente, lei era collegata direttamente con tutte le energie. Quindi prova a gestirle, no? Quindi a volte così a random riesce a bloccarne qualcuna, ma a random, nel senso non... Caso. sì, Vabbè, ma perché io non attiro tutti i disincarnati e lei sì? Che perché è differenza tutto di abbiamo? colpo, lei è tutto di colpo. Cioè, a differenza di solito vedo che la PS insieme alla persona ha
aumenta la sua consapevolezza e quindi pian piano inizia a sentire le altre dimensioni, le vibrazioni, le energie, ok, ma un po' alla volta. Mhm. Invece a lei è come se fosse stato tolto tutto Un questo. filtro. Sì, esatto, un filtro tutto assieme e quindi tutto, sente tutto e quindi è anche difficile distinguere. Cioè a volte magari lei pensa siano disincarnati, in realtà sono interferenze anche, capito? Quindi Ingenuo, sì, energeticamente ingenuo. esatto. Reiki 2010, che succede? Questa cosa qua. Ok. Percepisce terremoti e guerre. Perché? Questo lei sente tutto, tutte le energie di tutto. Della Sente le... terra, cioè prima quando lo diceva terremoti e guerre, io vedevo proprio che a lei arriva la risonanza dell'energia che c'è là. Quindi mentre fanno, mentre sparano armi, cioè mentre sparano missili o usano le armi, c'è una vibrazione energetica, ok? E lei sente la, l'onda che arriva, lei la sente. Terremoti uguale, di tutto Canto tsunami, dell'acqua, del vento. quelli li sente sempre, sì, tutto. Causa Le esoterica, piante, vedevo gli animali anche, sentiva. causa esoterica dell'arresto del ciclo nel 2016. Poi nel 2019 con una piccola storia riprende e poi si riferma. Allora, gli è stato messo quell'impianto nel 2016, quello che dicevo, sopra l'utero, poi Mhm. in qualche maniera, cioè, senza consapevolezza, ma lei è riuscita a un po' a, diciamo, neutralizzare questo impianto conoscendo la persona con cui ha avuto la storia, no? Quindi le vibrazioni si sono alzate un po' rispetto a quell'aspetto lì e quindi ha neutralizzato un po' questo impianto e poi quando è finita la storia, le vibrazioni si sono abbassate ancora e sono riusciti a riattivare questo impianto. Causa esoterica del blocco della sessualità, Se è quello sempre. delle relazioni. Mm. L'impianto, ok, ma l'impianto l'ha L'impianto. voluto lei, quindi Sì, sì, perché lei ha certo. voluto questo blocco? Perché lei non vuole relazioni, non vuole sesso? Allora, la partenza è che ehm, la sua esperienza con relazioni che non erano quelle ideali per lei, quella Mhm. l'esperienza, capire questo, quindi capire attraverso esperienze negative per lei, capire che cosa vuole e cosa non vuole, ok? Poi la seconda parte è mm, faccio spiegartelo. Mm. Ha voluto bloccare tutto per capire che in realtà poi vuole una relazione e vuole una relazione piacevole in cui lei è serena e bella per lei. Ecco, quindi la PS ha fatto sì che ci fossero questi due passaggi, quindi relazioni non piacevoli, no? Negative per lei per qualche ragione, no? Ok, e poi non ci sono più relazioni, quindi negative che fermano tutto. Ok, nel momento in cui è tutto fermo, lei consapevolizza che in realtà vuole una relazione e la vuole positiva. Adesso, cioè oggi, è arrivata qua con questa consapevolezza. La PS dice, doveva fare tutta l'esperienza negativa e anche di blocco per consapevolizzare cosa vuole. Ok, quindi sta aspettando la fiamma, sta preparando il terreno per la fiamma Sì, ed sulla esiste. fiamma adesso c'è, l'ho già vista prima, Mhm. ed è il fratello.
Allora, c'è Venere che ha aperto la finestra, è all'ottavo piano. No, Venere, no! Tipo, si è messa a volo d'angelo, tipo il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, è andata giù. È il primo caso in diretta di... Sì, però la può cambiare. Sì, sì, certo, infatti, però dico quello, no? Che blocco Venere, adesso. Venere, non scrivere, Venere, ascolta, lo puoi cambiare. Mm? Quindi fratello, conflitto, va bene. La può cambiare, cara PS di Venere. Sì, mm, doveva arrivare qua, nel senso che doveva consapevolizzare questi vari aspetti di una sua relazione ideale, dice la PS. Ok, c'è una sessione molto importante che non è ancora stata pubblicata per Venere, ma quando sarà pubblicata questa sessione lo sarà, che è Fiamme grezze. Mm. E la parola dovrebbe farvi capire già tutto. Quante sono? La prima volta l'abbiamo viste 3, Mm. 4. Secondo me sono molte, molte, molte di più. Allora, quello che ti posso dire che vedo io è che più la persona consapevolizza quello che vuole, la fiamma che vuole, e più si scremano e si avvicinano. Quindi Mhm. incarnata è una, poi appena sopra sono 4 o 5, ok? Poi più in là ancora possono essere anche 200. Più in là ancora sono Ma anche... tutte incarnate, dici? No, potenziali, non so come dire. Grezze, Grezze, sì. Sì, incarnate nel potenziali. senso che potenzialmente possono... Sì, sì, cioè... Ah. mm, Ok, quindi le che condizioni di potenzialmente adesso. si possono incarnare adesso, sì, quello Amos ho sì. capito, le condizioni di Venere di adesso di relazione è tutto un blocco, Sì, bloccata, no, biba, piena di tutto interferenze. proprio. Quindi con queste condizioni è il fratello, cioè è un no. Esatto, Ok? esatto. L'incesto non ci interessa, è un No, no. Ma se esatto. lei cambia le condizioni, è libera dalle interferenze, si è tolta 230 disincarnati più chissà Mm, quanti altri, si è slegata dall'ex compagno che ce l'aveva sempre in testa, e mm, si è slegata dall'ex attuale, chiamiamolo l'ex attuale, che adesso analizzeremo, eccetera, molto brevemente, e cambia i suoi intenti e lavora su di sé, le condizioni cambiano e il esatto. fratello salta in Sì, automatico. esatto, in Lei può automatico. anche fare una sorta di stacco, lei, nel momento Mhm. e nelle modalità che meglio sceglierà, e visto che abbiamo visto un bel taglio, no? Sì. Del fratello dalla moglie tossica, Mm, lei taglia questo legame di fiamma gemella con il fratello. Sappiamo bene che si può fare, l'abbiamo fatto, no? Ti mhm. ricordi, Elena? Sì, sì, Io me lo mi ricordo ricordo. molto bene. Anch'io me lo Esatto. ricordo molto bene. Questo è un continuo ribadire sempre solo una cosa, tutto dipende da noi siamo i capi, noi siamo quelli che giocano, noi dobbiamo giocare, dobbiamo divertirci e dobbiamo renderci conto che siamo noi i capi, Mm, che mm, se mi mm, serve un'interferenza me la creo, capisco una roba, la butto nel cesso, mm, non di cesso, di cestino. Eh, mm, che se voglio una cosa faccio una esperienza, magari anche nella sofferenza, imparo delle cose e divento ancora più Dio, ancora più esatto, divino. sì, Quindi questo è il percorso, un rimestare continuamente delle condizioni per aumentare la consapevolezza, per aumentare la consapevolezza unica che noi siamo i creatori. sì, Quindi se Venere vuole la fiamma, ce la può avere anche nel vicino domani. esatto. Certo è molto difficile. Il vicino e domani sono due condizioni molto difficili. Mm, Dovrebbe fare un percorso pazzesco in una notte, in una mm, giornata. Ma è possibile. sì, Ok. assolutamente. Mhm, Torniamo alla fiamma alla fine. Vediamo un attimo il capitolo lavoro. Danza. mhm. Continuare a compiti elevati. Ai ai ai, queste domande. Collaborare col personaggio famoso. Allora,
Allora, la collaborazione col personaggio famoso la vedo molto positiva per lei, nel senso che tutta quella parte che lui fa è molto affine a lei. Per lei è molto semplice seguirla, Mhm. ok? E quindi la vedo molto positiva. Con i filtri, cioè lei deve imparare a filtrare le vibrazioni e le energie, quindi lasciare fuori le interferenze del personaggio famoso. Perché finora spesso quando lei collaborava con lui, in tutto quello che fa lui, ok, lei spesso danzando, danzando spesso prendeva, come posso spiegare, vibrava in maniera tale che le interferenze prendessero energia anche da lei. Ecco, ok, ma se lei può fare la stessa cosa, essendo consapevole di lasciare fuori le interferenze altrui e quindi non farsi prendere l'energia. Spesso questo ha fatto sì che appunto mh, succedesse quello che fa l'entità mentale di livello 3, quindi su e giù nel lavoro, Mm. anche a livello economico. Mm. Quindi Perché sì, il personaggio famoso sì, filtrando. esatto. Compiti elevati non è una domanda, ok, perché No, dipende da lei. poi Lei potrebbe anche, compiti, che compiti? È nella sempre danza, verso il nostro benessere, quindi non è compiti, è quello che mi fa stare bene. ma lei potrebbe anche danzare per i bambini del quartiere, per dire, e quello già è un compito elevato, no? Perché lì dentro, tra i bambini del quartiere, ci sono bambini e bambine che potrebbero essere ispirati da lei e diventare il nuovo Nureyev e la nuova Oppure Vrace. insegnare a loro. E lo fa già, dice Vedi, infatti, Riva. esatto. Quindi il compito elevato non è solo il personaggio famoso, che No, poi fa parte del infatti, sistema, che probabilmente verrà obbligato eh, a causa ho esoterica del visto problema. anche Mm. persone con cui collabora che sono molto interferite e lo trascinano. Mm. Causa esoterica del problema alle anche e al bacino. Diciamo che sapendo già che la sua PS arrivava già molto consapevole, quindi avrebbe potuto da subito utilizzare le sue capacità medianiche, quindi di sentire le energie, sentire tutto intorno, così. Ok, hanno provato a interferirla da subito a livello fisico, ma non ci sono riusciti, nel senso che la sua PS è riuscita a schermare questa cosa addirittura facendo sì che Venere fosse inconsapevole di avere questi problemi fisici, ecco. E È quindi, risolvibile? io direi di sì, vedendo il lavoro che fa. In che Cioè, modo? solo perché adesso lo sa, ma diciamo che è più l'idea di saperlo che la blocca, più che la parte fisica, perché quello che loro gli hanno detto che ha, ok, è come se fosse una fotografia di quel momento che viene interpretata con degli standard, dei protocolli già esistenti, no? Ok, a cui danno dei nomi, ma in realtà può essere semplicemente una modificazione fisiologica e anatomica di quel momento, che poi passa e torna normale. E la dimostrazione è il fatto che lei di professione balla, danza, quindi
È solo l'idea, ok, il pensiero che la blocca, ecco. L'ex vivo adesso nel cinema è un manipolatore, un predatore, predatore? L'arca perduta? Sì, in questo momento è un po' scocciato, direi scocciato, perché È stato scoperto. esatto. E quindi È scucciato. sì. Vuole andare? Dimmi. E quindi sa che Venere adesso ha la capacità di staccarsi da lui. E questo gli dà fastidio. Se ne vuole andare? Dunque, una persona nel cinema può restare e andare, ma c'è anche un altro elemento che può portare all'allontanamento dal cinema, che è il volere di Venere. Infatti, sì. Venere lo vuole fare andare o no? Esatto, sì, è quello che stavo dicendo. Più che lui che vuole andare è perché lì non ci... Venere non lo vuole più. Via. Se vuole delle informazioni le prende dall'etere, non dal cinema. Esatto, esattamente quella Porta è chiusa. la questione. Sì. Va bene. Fiamme, dov'è la fiamma? Descrivimi il discorso fiamme che si avvicinano, grezze, no? Intorno a lei e una si avvicina di più e tende ad arrivare alla condizione Ok, reale, come se si accendesse una a un certo punto, come se prendesse, è come se fossero dei pupazzi tutti bianchi e poi un pupazzo invece diventa colorato esatto. esternamente con viso, corpo, mani. Posto. Cioè, quindi è come se ci fosse un aggregato di 4 o 5 fiamme grezze, no? Che rimane sospeso qua, no? Mhm. Cioè, quindi non entra nella matrix, ma rimane sospeso a disposizione della persona, in questo caso Venere, e quando Venere ha le idee chiare, queste fiamme sono lì a disposizione e scende quella più affine a quello che vuole Venere. Ok? Adesso la vedo che scende Sardegna. Ok, è un esempio. In È un questo esempio. momento è la Sardegna. Sì. Ok. E quindi Lui, vedo, lui? Dimmi. sì, lui, quindi vedo questo, una specie di bolla grossa dove ci sono dentro queste specie di sfere, ok? Che se io Mhm. guardo una sfera in particolare arrivano delle frasi che sono le caratteristiche. Ok, quella è una fiamma grezza, ok, e quindi più Venere manda caratteristiche nell'etere e più questa sfera praticamente si ingloba nel bordo di questa grosso cerchio dove sono queste cinque Vabbè. fiamme, ok? Vabbè, comunque sia, esce dal bordo, diventa luce bianca che poi si incarna in un corpo. Questo è Che un c'è? uomo? Sì, Ok, di nuovo un sardo. Frequenza di Venere adesso e no, più che frequenza, consapevolezza di Venere e del sardo. allora, consapevolezza di Venere adesso è 185%, Mhm. il sardo è 102. Quindi il sardo deve salire. Mhm. Ma è già compatibile, volendo? Sì, vedo proprio che Mm, si sta accorgendo, quindi si è girato in direzione di Venere, mhm, sente il collegamento mhm. e adesso è nella fase che deve capire cos'è che sente, cos'è questa cosa che sente. Ok. Quindi man mano che Venere eh,
porterà attenzione sulla fiamma e aggiungerà delle caratteristiche che a lei sono consone, ok? Mhm. La fiamma sarà sempre più compatibile e probabilmente anche più vicina, a meno che lei non la voglia lì. Ecco. Va bene. Venere adesso diventa quella che vende i popcorn al cinema Mhm. e se ne va in giro per il cinema a dispensare Vic, istruzioni per cercare e gonfiare il proprio uomo energia, eterna frequenza, ad eternum. Mhm. Mhm. Lo fa? Sì. Eh, sono come delle valigette con il sopra trasparente e quindi dentro si vede la VIC, l'ad eternum, le istruzioni per l'uomo energia, eterna frequenza e basta. Sì. E ogni valigetta è di un colore diverso per i vari partecipanti al cinema. Ok. Ci sono ancora disincarnati attaccati a Venere. No. Nome del progetto. Bolla energetica. Numero di abduction se ci sono. Adesso non c'erano più, però Ma sono state quanti più o meno? 390. In tutto. Mhm. Cloni? No. Non abbiamo più niente da fare, andiamo al cluster. Ci vuole andare Venere? Sì, sì. Mhm. Apre il portale definitivo. Mhm. Mhm. Via tutto. Sì. Ad eternum anche qui dentro. Mhm. Messa. Avatar. Ok. Non poteva già fare più niente, il suo avatar era Via bloccato. e ad eternum. Ok. Messo. Con queste nuove condizioni, Mhm. sfera energetica di Venere sta cambiando o è cambiata, giusto? Sì, sì, non c'è più. Ok, interferenze in generale non ci sono più. No. Frequenza sta aumentando. Sì. Ok, a quanto? 328 miliardi. Ok, dille di alzarla. È in grado di alzarle molto velocemente. È già a 650. Mhm.
Mhm. Mhm. 6,50? Andata? Mhm. Sì, sì, sì. Consapevolezza. 203. PSP. 61, 50, 40, 39. Tutte le Vite precedenti, 2015. 1308. La vita con le 5 vite con l'ex disincarnato ci sono ancora. No. Tutte saccate, tutte Sì. eliminate. Cervello, percentuale e capacità medianiche attuali e potenziali. Cervello a 10.8 in questo momento. Potenziali allora. Allora adesso lei è in grado di continuare a sentire tutte le energie, ma adesso imparerà facilmente a riconoscerle e quindi a tenere fuori quelle che lei non vuole e a gestire le altre. Potenziali sono lettura proprio nel pensiero, visto il pensiero e la telecinesi, ma anche pochissimo. Poco tempo. Lo può fare in poco tempo, sì, se si allena, sì. Siccome ha aumentato tanto le frequenze e Mm. si presuppone che resti su questo livello, domanda, il sardo è ancora in essere o è rimasto troppo giù? E quindi è tornato Allora, grezzo? no, 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 c'è perché è molto come caratteristica personale, ha l'apertura a evolvere e consapevolizzare, quindi ha una potenzialità di farlo in maniera veloce, in maniera rapida e quindi mm, potrebbe essere in grado di magari non raggiungere, ma arrivare molto vicino ai livelli di Venere. Quindi c'è ancora, è ancora lui. Mhm. È molto aperto, solo che non ha, finora non aveva scoperto questa parte, ecco. Mm. Ok, quindi è potenziale. Sì. Va bene, messaggio finale di Venere a se stessa. Mm. Allenati molto a stare nel tuo, cioè dice proprio a livello energetico, allenati molto a schermarti sulle cose che tu non vuoi. Sei in grado di sapere esattamente cosa è bene, cosa non è bene per te, quindi allenati a vedere quello che non è bene e a tenerlo fuori. E poi allena invece a aumentare sempre più nel dettaglio e nella precisione la connessione con le altre energie che ti aiutano a aumentare la tua capacità cerebrale, quindi a avvicinarti sempre di più alle tue capacità medianiche e a creare la tua fiamma ideale. Vedo proprio che adesso se lei si focalizza sulla fiamma, la vedo proprio vedo la fiamma che si avvicina, quindi proprio anche a livello di spazio, no? A livello di luogo, di dove è. E man mano che si avvicina diventa più grande, ma nel senso più grande come consapevolezza ed evoluzione. Quindi se lei mette l'intento e lavora tanto sull'intento di trovare la fiamma, può già agire su quella fiamma che c'è in Sardegna e quindi non c'è necessità di cambiarla, ecco. Quella può essere la sua fiamma, che lo vedo che si Può avvicina. essere. Sì. La parola ingenua
Descrive ancora Venere. Adesso è consapevole delle cose e quindi Per cui è cambierei. diventata consapevole. Sì, Da ingenua a consapevole. esatto. Missione compiuta. Mhm. Vedi, abbiamo una missione, l'abbiamo compiuta. Lei Ah, per L'ha, sé. l'ha compiuta lei per sé, Mm, ma noi abbiamo una missione che qualcuno ci ha dato, anche no. Anche anche no. no. No, no, noi. Molto bene, abbiamo finito. Mhm. Qualcosa da aggiungere? È pulita? È come l'hai vista all'inizio, tutta piena di zombie che cercano di No. tirarla giù? No, adesso è come potenzialmente era, cioè la vedo che interagisce consapevolmente verso il suo benessere con tutte le energie multidimensionali, quindi nei colori, sì, nell'armonia. Con questa condizione di pulizia, armonia e colori, è già stata in un'altra vita? Sì, 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 sì. Come si chiamava allora, all'epoca, Mm. in quella vita? Banti. Banti. Ciao Banti, abbiamo finito. Mhm.